Ciao amici, benvenuti sul canale. Allora, video molto diverso da quelli a cui siete abituati, però insomma ne valsa la pena essere venuti qua perché c'è una storia incredibile in questa villa che si chiama Villa Mansi. Però ovviamente io faccio parlare Cri perché insomma lui, a parte esserne a conoscenza in maniera più approfondita, ma poi abita qua, per cui insomma non qua nella villa, qua in zona, per cui storicamente ne sa veramente molto più di me. Lascio dire. Villa Mansi è famosissima qui a Lucca sia per la villa stessa che per la leggenda che è legata a Lucida Mansi, che era una delle eredi appunto della famiglia Mansi. E è famosa perché famosa nel nostro settore, Sì, diciamo certo. così, perché a quanto dice la leggenda fece un patto con il diavolo. In pratica scambiò con il diavolo l'anima in cambio di 30 anni di vita ai massimi livelli E giovinezza, senza mai invecchiare di un anno. E sembra che così fu. Infatti lei, il marito, se non sbaglio, morì e lei dopo si dedicò agli amanti praticamente. E tutto questo sempre secondo i patti. Certo. Finché non arrivò il fatidico giorno dei 30 anni e lei, leggenda vuole, che andò sulla Torre delle Ore a Lucca a cercare di fermare l'orologio, non riuscendoci ovviamente, e cercò in tutti i modi di sfuggire al diavolo che tornava, finché il diavolo non la caricò sopra la sua carrozza. Esatto, e leggenda vuole che con il carro fece il giro delle mura e si andò a schiantare dentro l'orto botanico, per la precisione nel laghetto. Sì. Infatti si dice che nel laghetto, se uno va a vedere dall'alto delle mura, in certe notti particolari si vede il suo spirito che nuota sotto il livello del lago. Interessante. Insomma, una bella leggenda come tutte le ville. Esatto, qui all'interno c'è la sua camera. Perché sempre la leggenda diceva che in pratica i suoi amanti venivano poi uccisi o fatti sparire all'interno della sua camera, non in questa ma nella villa di campagna, se non sbaglio. Ecco, okay. Però anche qui, se tanto ci dà tanto, ma si potrà visitare la stanza? Sì, okay, penso perfetto. di sì. Dai, perfetto. Allora adesso ovviamente, essendo una villa assolutamente non abbandonata, No. si fa un regolare biglietto per visitarla. Qui oltretutto, correggimi se sbaglio, fanno i matrimoni delle... infatti ci fanno eventi di tutti i tipi. Sì, anche guardate, il parco. Guardate che roba dietro di noi, ragazzi. C'è un parco immenso e di una bellezza disarmante. Va bene, entriamo nella villa e vediamo se succede qualcosa a livello insomma anche uditivo, no? Sì. Non possiamo ovviamente portarci il K2 e quant'altro perché, ripeto, c'è un regolare biglietto da acquistare. Sì, e poi c'è l'impianto elettrico attivo, c'è l'impianto quindi elettrico è facile attivo. che il K2 sarebbe Ovviamente sì, però insomma vi invito a tenere d'occhio questo video e magari qualcosa si vedrà o si sentirà. O se non altro vediamo la bellezza del posto. Quello di sicuro, la bellezza è fuori discussione e quindi comunque si vada, si casca in piedi. Ok, a più tardi. Mamma mia. Allora ragazzi, avete sentito la spiegazione di Christian all'inizio video di questa villa. Adesso la stiamo percorrendo, ovviamente non è abbandonata, tutt'altro. C'è un regolare biglietto da fare per visitarla e ben volentieri abbiamo
fatto questo biglietto e stiamo visitando. Dicevi, Christian, che c'è proprio odore di... Sì, di rinascimento. Sì, Questa è la camera. questa è la camera. Ecco, vedete la camera, che meraviglia. Ma è quella famosa camera che mi hai raccontato ieri. Che ci hai raccontato. È una meraviglia. Ma quindi qui nascondeva i suoi amanti Magari sotto il tappeto. sotto il tappeto. Beh, insomma, Se non sbaglio c'era una leggenda legata anche allo specchio. sì. Beh, allora gli specchi, come si sa, sono portali e... Questo è antico come specchio. Caspita. Ovviamente, ragazzi, noi non ci siamo portati strumentazione perché non è il caso, però volevamo comunque rendervi partecipi di questa visita. Ovviamente, se sentite qualcosa scrivetelo nei commenti. Non si sa mai. Perché qui, l'avete sentita, di storia ce n'è da vendere, quindi... Questa sembra una porta segreta. Ci sono... è labirintica sta casa, sta villa. Siamo ritornati all'ingresso dove vi abbiamo fatto vedere prima ed è fantastica sta stanza, veramente un capolavoro. Sarebbe bello venirci di notte qua, mamma mia. Poi è tenuta molto bene, ragazzi. Non potrebbe essere altrimenti. Ma è veramente labirintica. Guardate che cos'è questa stanza. Guardate che cos'è sta stanza. Con questo lampadario pazzesco. E poi la fortuna meteorologica ci consente anche di ammirare questa bellissima giornata in questo immenso parco che abitualmente viene anche utilizzato per banchetti, matrimoni, cose di questo tipo, perché si presta ovviamente. Mi raccontava Christian che questa zona dove si trova questa villa è una zona che allora era molto considerata da tutti i signorotti lucchesi, e quindi non è solo Villa Mansi quella che è una villa storica, ma ce ne sono tante. Questa forse è la più clamorosa, però insomma. Adesso mi sono perso Christian, sperando che non si sia infilato in qualche porta segreta, passaggio segreto. Guardate anche qua,
Cioè, una stanza più bella dell'altra, cioè. Pensavo ti fossi infilato in una porta segreta. Ah, qui siamo sempre nella stanza da letto. Io già mi ero perso. Mi ero già perso. Tutto visto comunicante. Stavo raccontando ai nostri amici che, come ci dicevi tu, in questa zona molti signorotti venivano Sì, ad abitare. Sono 5-6 ville, c'è Villa Reale, Villa Torriciani, Villa... ce n'è veramente tante. Infatti. E tutte belle così. Sì, caspita. Quindi ragazzi, se sentite qualcosa o se sentiremo noi qualcosa, perché adesso a orecchio nudo certe cose non si possono neanche sentire, però qui di storia ce n'è da vendere, al di là della leggenda, ma insomma. Ma c'è un piano di sopra, Christian? C'è un piano di sopra? Sì, è chiuso. Ah, è chiuso. C'è tutta una parte del parco che dobbiamo visitare. Sì, certo. Meraviglioso, veramente. Abbiamo spiegato quando siamo entrati qua che lo specchio è particolare perché, Christian, cosa dicevi? Perché in tanti hanno detto di vederci il suo volto riflesso. Ecco, per cui il volto della donna riflesso qui in questo specchio. Quindi io lo sto riprendendo, ovviamente vedo riflesso me stesso anche Christian, però mai dire mai, se vedete qualcosa o se vedrò qualcosa sarebbe interessante. Tra l'altro telecamere spente, Christian aveva visto una sorta di ombra lì che passava, che Una luce più che una luce, sì, ovviamente c'è il sole, c'è una giornata meravigliosa, quindi può essere anche una sorta di effetto ottico del sole, però comunque è da segnalare. Sì, probabilmente dal riflesso dello Sì, no, sicuramente, però insomma, siccome vi ho detto di tenere orecchie e occhi aperti, chissà. Effettivamente il racconto che ci ha fatto Christian all'inizio di questa stanza è incredibile, no? Questa donna che nascondeva gli amanti qua dentro per questo patto col diavolo che le ha dato la possibilità di essere eternamente giovane. È bella. È la classica storia, tantissime dame, no? Certo.
Ma anche il letto aveva qualcosa di particolare. In tanti letti, sia in questo che quello della villa di Fosdinovo dei Sì. Malaspina, dicevano che sopra si vedeva la sagoma di una persona che ci dormiva e si vedeva proprio muoversi la Sì, Guarda che caspita. ci sono materassi vecchi, quindi Ah beh, certo. E in quello sulle Malaspina dicevano se appoggiavi l'orecchio sul pomello Sì. sentivi i battiti del cuore. Caspita. Però in realtà senti i tuoi battiti del cuore. Certo, se appoggi l'orecchio, certo, non sì, quelli del perché gatto. fai pressione, certo. Però è assolutamente interessante. Quindi ragazzi, questo è un fuori programma di questo mio viaggio in Toscana, però è un fuori programma coi fiocchi. Non è la solita indagine notturna per cercare stranezze, ma siamo in una villa storica toscana, dove non manca la leggenda ovviamente, perché in ogni villa che si rispetti, come dice Cristian, dietro il bambù ci sono sempre delle belle ville, e questo ho imparato a conoscerlo grazie a ciò che mi disse tempo fa. Però ogni villa ha la sua bella leggenda. Io ripasso allo specchio, vediamo se qualcosa si vede o si... Ovviamente è tutto opaco qua, però se vedete qualcosa, a parte me, scrivetelo nei commenti. Ok ragazzi, siamo usciti dalla villa, adesso facciamo un excursus verso i giardini, cioè il parco di questa villa, che è una roba immensa, cioè veramente a perdita d'occhio, e vediamo un po' di farvi vedere altre cose interessanti. Tanto si sente anche il rumore di un fiumiciattolo, se non sbaglio. Quindi, come abbiamo detto in presentazione, ragazzi, qua ci fanno matrimoni, ci fanno un sacco di eventi, perché ovviamente il posto si presta. Guardate che spettacolo, sia che si venga d'estate sia che si venga in autunno, e mi viene da dire che se anche si venisse con la neve sarebbe altrettanto bello. Sì, veramente. Anche se insomma la neve si vede sempre di meno in questi periodi, però andate veramente a perdita d'occhio, sembra di stare in un parco pubblico, invece ecco ragazzi, questo è quello che abbiamo trovato strada facendo lungo questo immenso parco. C'è questa fontana pazzesca, bellissima, e come vedete la signora Mansi si trattava davvero male, Guardate che roba.
statue, piccoli stagni, fontane, sullo sfondo là dietro la villa. Eccola là la villa. Quindi guardate anche la distanza che c'è da dove sono io alla villa e potete capire in parte, e dico in parte, quanto sia grande questo parco, perché ha una strada veramente che gira tutto attorno. Mamma mia che meraviglia. Si trattava male la signora Mansi, porca vacca. Cioè non ha fatto il patto col diavolo, ha fatto il patto con tanti diavoli per avere una situazione così. Sì, ma in realtà era già rito il suo. Ah beh, L'unico patto questo è quello poco ma sicuro. della giovinezza. Ecco ragazzi, giusto mentre ci troviamo in questo posto, ne abbiamo discusso con Christian 2 minuti fa, ecco, se tutte le ville che ci sono in Italia, sono tante, fossero trattate in questo modo, forse l'Italia avrebbe ancora più cose meravigliose da far vedere al turismo, ai turisti, sia locali che non locali, perché poi invece noi abbiamo esempi tipo la famigerata Villa dei Vecchi, dove chiunque ha fatto un'indagine paranormale, ecco che è lasciata all'incuria più totale, dove sta praticamente venendo giù distrutta. Invece questi sono esempi di buon senso, perché almeno si mantengono le meraviglie del nostro paese. Ok ragazzi, abbiamo visto questa villa pazzesca, io ringrazio Christian di avermi portato, di averci, perché poi insomma anche se sono da solo, ma il canale è al plurale, di averci portato in questa villa pazzesca. Qui siamo in un luogo che potrebbero essere le pertinenze o le stalle, dico Sì, bene? probabilmente saranno state le scuderie. Le scuderie sì, sono un po' tenute così e così, però insomma rispetto alla villa sono tenute così e così, però comunque è molto affascinante anche questo punto. Va bene, allora se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale ma anche a quello di Cri e alla prossima. Ciao! Ciao!